Adesso parliamo del corpo astrale o corpo emotivo. Diciamo che tecnicamente si dice che è immediatamente dopo il corpo eterico, sì, è un modo di dire perché i corpi sono un po' tutti mescolati, però siccome qua su questo pianeta dobbiamo dare un'organizzazione all'informazione perché venga capita, possiamo dire che il corpo astrale è quello che è immediatamente dopo il corpo eterico. Come è questo corpo? Questo corpo è molto espanso, è sempre colorato, diciamo che è anche sempre in mutamento, però ovviamente dipendendo dal tipo di persona a cui siamo davanti, noi che stiamo osservando, all'osservazione diciamo chiaroveggente, ovviamente c'è un tono di colore predominante che dipende dal settore di emozioni che predominano nella persona, perché ovviamente ognuno ha il proprio carattere e quindi il proprio piano emotivo principale, diciamo, no? Pensiamo a una persona entusiasta, sempre molto piena di entusiasmo, di vitalità, può avere dei colori che vanno più sull'arancione, sul rosso, una persona più tranquilla, dei colori più moderati. La cosa importante, quindi che ci sia una predominanza di colore è naturale, però è importante vedere questo corpo sempre in mutamento, quindi sempre dei colori che cambiano, perché in realtà le emozioni sono delle cose che devono essere sempre in evoluzione, sono normali e naturali, non è un problema avere emozioni negative o emozioni positive, il problema è non avere il flusso, la cristallizzazione delle emozioni può essere una problematica che si visualizza anche alla vista chiaroveggente del corpo emotivo o del corpo astrale, e non è perché uno lo vede scuro come possiamo pensare, perché è cupo, ma perché è sempre quel colore. È naturale, normale, fisiologico che se uno sta vivendo un momento un po' difficile o in quel momento spaventato abbia un'emozione di paura, di spavento, e si veda il suo corpo emotivo astrale prendere dei colori che magari non sono meravigliosi, no? Come quelli dell'unicorno, possiamo dire, immaginare. Però il problema è se questa cosa persiste anche quando il momento presente è cambiato e magari uno sta bene, in una situazione serena, e persiste in quello stato emotivo. È lì che ci sono le problematiche, perché il corpo emotivo è espressione, no? Del nostro momento presente, del nostro essere. Hanno espressione verso di noi e verso l'esterno. In poche parole possiamo dire che questo corpo è sempre in cambiamento, sempre in mutamento ed è quello che viene di più osservato alla vista chiaroveggente. Quando uno dice ma di che colore ho la mia aura? Di solito il chiaroveggente osserva il colore del mondo emotivo, quindi del corpo emotivo. Esatto, questo corpo mantiene anche le memorie emotive, quindi se io ho vissuto dei momenti belli o brutti è uguale, ho la memoria emotiva di questi momenti con questa persona, e quando io rivedo questa persona mi si riaprono quelle memorie emotive. Ci capita anche coi profumi, se ci pensate, no? E quello è il lavoro del corpo astrale. Il corpo astrale ha memorie emotive anche che riguardano vite precedenti, karmiche, ed è quello che legge regola la legge dell'attrazione. Quando noi vediamo una persona e diciamo quella non avrebbe niente in comune con me, eppure quando l'ho vista mi sono sentita attratta, ti sei sentito in quel modo perché ti si è aperta una memoria emotiva di una vita passata con quella persona, per dire, se non la conoscevi prima e non c'era nessun motivo che ti partisse tanta emozione. Questo è il lavoro del corpo emotivo, che ci attira e ci attrae, infatti è veramente uno dei corpi che funziona più forte Più attivo. in base alla legge di attrazione, perché ci fa sentire attratti o respingenti rispetto a certe situazioni. È comunque vero che il corpo emotivo si regola dal pensiero, no? Esatto, questa è Emozioni. un'altra cosa molto importante, molto mal capita, ma che in questo momento non affrontiamo, ma che in realtà tutta la nostra emotività si appoggia al pensiero, perché dipendendo da ciò che penso, dipende ciò che sento. Ma questo lo svilupperemo più avanti.